E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò un gioco di cui mi sono follemente innamorato da tanti anni. È un gioco prettamente online, stile medievale, è un MMORPG fondato su missioni insieme ai vostri amici, persone online, quindi è un gioco abbastanza, diciamo, divertente. È un gioco prettamente di ruolo, quindi basato appunto su un tank, ovvero colui il quale prende i colpi e insomma tiene la squadra in vita. I DPS, ovvero coloro i quali dovrebbero fare i danni e dovrebbero insomma uccidere tutti i nemici in modo tale che la squadra possa proseguire, e gli healer, i curatori che devono curare la squadra e tenere il gruppo in vita. Oggi ragazzi vi mostrerò il mio healer, perché questo qui è il mio healer, Lord Atlante ragazzi, e oggi vi mostrerò la mia build altamente personalizzata, quindi ragazzi andiamo a vedere subito. Bene ragazzi, partendo dalla testa, come potete vedere uso come oggetto raccoglitore di pioggia, che mi dà 7500 di guarigione in uscita quando la mia salute è superiore al 50% e quando è inferiore mi dà il colpo critico. Ottimo pezzo se volete, insomma, se avete bisogno della guarigione in uscita, perché noi per healer ci serve la guarigione in uscita. Ci sono delle statistiche che più avanti vi dirò che sono fondamentali da, diciamo, cappare. Quindi andando avanti ragazzi, proseguiamo con l'armatura. Io utilizzo questo pezzo, pelli delicate del cacciatore di draghi, che lo prendete appunto adesso nella mod 23 facendo i draghi. Arrivando a 100 draghi ragazzi, potete prendere questo pezzo che se danneggi oppure curi il bersaglio più del 10% dei punti feriti massimi in un colpo solo, ottieni l'1,5 di critico e severità critica per 15 secondi. Ottimo anche questo ragazzi, tutto in base a come mi sono settato io, poi ognuno si setta come vuole giustamente. Io mi sono settato così e vi faccio vedere la mia build. Come braccia ragazzi uso i guanti imbottiti di sene del cacciatore, in quanto mi danno curare un alleato, aumenta il tuo potere dell'1,5, ma riduce la tua guarigione in arrivo del 2% per 5 accumuli, quindi considerate che fa 7,5 di potere in più e mi toglie giustamente la guarigione in arrivo, quindi a noi non interessa perché siamo healer, curiamo il gruppo e ci curiamo anche da soli, siamo quasi sempre full vita, perciò a noi non interessa. Come armi utilizzo il simbolo della valle rinforzato, le armi della valle che potete prendere appunto sempre alla valle, facendo appunto incontri eroici e tutto quello che bisogna ottenere dai vari componenti. E queste armi qui mi danno 5% di guarigione in uscita subito senza far niente. In più, quando uso un potere incontro ho una probabilità del 15% di aumentare la statistica del 7,5 per il guadagno punti azione per il chierico, quindi abbastanza buona per chi insomma vuole spammare, diciamo, la giornaliera, ovvero il rombo che c'è sotto. Per quanto riguarda i piedi, uso gli stivali sereni del cacciatore di draghi, che mi aumentano il potere del 7,5 quando la mia salute è maggiore dell'85%. Come set ragazzi utilizzo il fermaio dell'anima di drago e il set dell'alacrità in pratica, e quando utilizzo un potere incontro ottengo un cumulo di alacrità che mi conferisce 2,5 di colpo critico e 5% di guarigione ricevuta per 5 secondi e si accumula fino a 3 volte, quindi ragazzi posso spammarlo diciamo per 3 volte per avere un buff del 7,5 di critico, cioè che è quello che ci serve alla fine. Per quanto riguarda gli anelli uso l'anello dell'assoluzione del lenitore che mi dà il forte, 1,5 di guadagno punti azione, in più mi dà il critico quando i miei punti ferita sono massimi in pratica, mi dà un 7% di critico. E poi utilizzo l'anello fuoco e l'anima della pietà, ottimo anello per tutto in pratica secondo me, perché cioè, è abbastanza fattibile rimanere fermi. Quando giustamente siamo nei dungeon invece che corriamo, utilizzo un altro anello che è questo qui, l'anello della confessione del lenitore, che quando giustamente il mio forte aumenta quando mi sto muovendo, quindi quando ci muoviamo tanto uso questo, però voi potreste usare anche questo tranquillamente. Quando rimanete fermi per 6 secondi ottenete la guarigione uscita aumentata del 10 e il guadagno punti azione aumentato del 5, quindi ottima ragazzi per chi vuole, insomma, per chi vuole usare il chierico, perché appunto a noi serve la guarigione in uscita e il guadagno punti azione, ci serve proprio tantissimo. Per quanto riguarda la maglia ragazzi utilizzo il set completo della resilienza nanica,
mi conferisce 1500 di potere, gravità critica e consapevolezza. In più mi dà 2400 di guarigione in uscita, la maglietta, più 1,5 di punti azione. E ogni volta che metto a segno un colpo critico nei miei poteri, ho una probabilità del 10% di ridurre i tempi di ricarica dei miei poteri. Quindi per me è abbastanza ottimo. Per quanto riguarda i pantaloni, sempre per il set che è buonissimo, quando infliggi un colpo critico nei tuoi poteri hai la probabilità del 10% di ottenere 25 punti azione. Ottimo, mi dà il critico, mi dà guadagno punti azione dell'1,5, quindi ottimi entrambi. Questo mi dà guarigione in uscita, invece questo è il critico. Per quanto riguarda, ragazzi, i manufatti, utilizzo come manufatto principale l'ame di ossa di drago, tendardo di Neverwinter che mi dà potere, severità critica, consapevolezza, il gioiello del nord che mi dà potere, difesa, colpo critico, e appunto il manufatto che mi serve per fare il set, ovvero il set dell'alacrità. Per quanto riguarda l'attacco, io per ora sto usando molto più il critico, in quanto non ho il compagno che mi darebbe il critico, quindi mi tocca usare queste pietre che mi aumentano il critico. Quindi uso 3 giade in attacco e un granato per il potere. Per quanto riguarda l'utilità, utilizzo un altro granato per il forte, e poi in difesa ho messo un po' di difesa, evasione critica, intensità della deviazione e una consapevolezza. Abbastanza, diciamo, un po' così, perché cerco di fare, insomma, di fare magari una cosa del genere, di cambiare magari a seconda dell'utilizzo o fare così. Questa per la severità critica in attacco, quindi giustamente mi serve un attimino soltanto come punto di riferimento per l'attacco. Noi in difesa, ragazzi, non possiamo difendere, siamo dei chierici. Per quanto riguarda, ragazzi, il combattimento, utilizzo aumenta la riduzione del 10% del danno. Quando muori in combattimento il tuo scudo dell'anima ti resuscita e ti guarirà del 100% dei punti ferita. Fondamentale per il chierico, non deve quasi morire mai, in quanto deve sostenere gli altri, quindi ragazzi usatelo. Per il bonus dovrei portare su il bonus azione, quindi usate il bonus azione ovviamente, perché a noi servono i punti azione. Portatelo su se ce l'avete, o se lo dovete comprare, comprate questo. Per quanto riguarda i punti caratteristica, ragazzi, io ho puntato tutto su costituzione e saggezza, in quanto costituzione mi aumenta i guadagni punti azione e la saggezza mi aumenta la guarigione in uscita. Quindi poteste puntare o questo, o poteste puntare a saggezza, carisma, perché ovviamente è il forte. Però dico, potreste usare tutte e due le versioni. Io preferisco questa perché mi aumenta il guadagno punti azione, che mi aiuta tantissimo per spammare la daily e per curare di più. Compagni, ragazzi, come equipaggiamento utilizzo tutta guarigione in uscita, questi due mi danno guarigione in uscita e questo qui mi dà il critico, quest'anello che mi dà il critico. Ovviamente l'incantamento del compagno, ragazzi, e poi utilizzo Quicklin, istinto da lupo che mi dà la severità critica, Bulette dorato che mi dà guarigione in uscita, Compi e Corvo che mi danno il potere 7,5 e 7,5. Come pet principale utilizzo il Drizz, ottimo perché buffa il gruppo. In pratica questo compagno qui aumenta i danni in uscita degli alleati del 3%, utilizzo questo, linea di massima. Come cavalcatura, ragazzi, utilizzo come potere da combattimento il Pegaso, in quanto buffa il gruppo, infatti dà il 13% di forte a tutti, e se siete DPS 13% di danno, tank 13% di resistenza al danno e guaritore 13% di guarigione in uscita in più. Quindi ottimo per il gruppo, per quando fate i dungeon o fate le missioni insieme, ottimo, perché buffa, diciamo, la squadra. Come potere di equipaggiamento utilizzo rompi armatura che mi dà la severità critica, quindi mi aiuta con le statistiche. Per quanto riguarda, ragazzi, gli emblemi, utilizzo come set di emblemi pazienza del magistrato, devozione del pastore, scaltrezza del gladiatore, avvertimento della cavalleria e un'altra scarpetta. Quindi il set pazienza del magistrato mi aiuta che quando subisco un danno da un colpo critico buffo la squadra per 2005 di difesa per 5 secondi. Devozione del pastore, quando uso un potere giornaliero i miei compagni ricevono un buff del potere e la loro velocità aumenta del 10%. Potere e difesa. La scaltrezza invece mi aiuta per muovermi più velocemente e in modo tale che quando la mia resistenza cali la recupero molto più in fretta.
E avvertimento della cavalleria è quando uso un altro potere di combattimento della cavalcatura, appunto ottengo 2000 per ogni tasto, quindi potere, colpo critico, possibilità critica, eccetera. Come collari, ragazzi, utilizzo guarigione in uscita, aumentata del 3%, guadagno punti azione, velocità di movimento, potere incontro infliggo del 3% di danno in più e rilascio di diamanti astrali aumentato del 6%. Questi, ragazzi, ancora li devo tirare su, giustamente sono le cose che ci vuole più tempo per tirare su. Adesso invece andiamo a vedere, ragazzi, i poteri. Per quanto riguarda i poteri, ragazzi, utilizzo come potere a volontà luce diffusiva, come potere, diciamo, clic sinistro perché io gioco da mouse e tastiera, come clic destro per iniziare della luce che aumenta l'efficacia del mio prossimo incantesimo di guarigione del 10%. Come potere incontro utilizzo bastione della salute, parola curativa e esaltazione. Potresti usare esaltazione oppure bagliore divino. Io utilizzo esaltazione perché mi aumenta, diciamo, la guarigione del prossimo, diciamo, attacco, del prossimo potere del 20%, quindi curo di più, preferisco questo. Però nei dungeon seri dove magari arrivo alla fine a non avere tanta, diciamo, divinità per fare le cure, utilizzo il bagliore. Quindi, ragazzi, è una cosa abbastanza che potete alternare. Per quanto riguarda i poteri giornalieri, ragazzi, utilizzo guardiano della vita, che, ragazzi, corrisce te stesso e i membri del gruppo vicino, e con, insomma, il talento vi aiuta perché resterà per tanto tempo a curare la squadra. Un altro potere giornaliero che uso è il suolo santificato, ottimo per quanto riguarda la copertura, diciamo, della squadra, degli alleati, in quanto fa un cerchio gigantesco, diciamo, e riduce i danni del 10% subiti. Quindi, ragazzi, quelli che ci sono dentro, gli alleati dentro, non solo vengono guariti perché il suolo cura, ma vengono anche, diciamo, tenuti in vita grazie a quel 10% di danno che subiscono in meno. Quindi ottimo per la squadra. Per quanto riguarda i privilegi di classe, io, ragazzi, utilizzo preghiere disperate, che ogni volta che la tua divinità è inferiore alla metà della tua divinità massima, la guarigione in uscita aumenta del 20%. Quindi più la divinità è bassa e più la mia guarigione in uscita aumenta. E poi utilizzo guida consacrata che aumenta la mia guarigione del 5% quando il bersaglio è entro i 15 piedi. Quindi per quanto riguarda i talenti, ragazzi, io utilizzo benedizioni ripetute, che appunto aumenta l'effetto di parola curativa di altri 6 secondi in più. Preghiera di battaglia, che nel momento in cui io voglio usare la luce della divinità, ovvero una meccanica di base, mi dimezza il tempo, infatti riduco il tempo a 1 secondo e diminuisco il costo della divinità di 50. Per quanto riguarda quest'altro talento, utilizzo armamenti benedetti, che appunto mi dà la riduzione dei danni subiti del 10% quando utilizzo bagliore divino o esaltazione, che sarebbe questa esaltazione o bagliore divino, come vi dicevo prima. E inoltre infliggo danno radioso aggiuntivo dopo la maggior parte degli attacchi, quindi ottima, ragazzi. Poi utilizzo guardiano persistente, dovete aver utilizzato guardiano della fede o guardiano della vita, ovvero questa, ragazzi. Che cosa succede? Il guardiano resta per guarire i membri del gruppo per 600 di propulsione ogni qualche secondo. Il guardiano continua finché guarisce 6 volte, oppure finché non sono passati 45 secondi. Quindi ottimo, ragazzi, perché mantiene sempre le cure di squadra. E poi potreste usare o questo o questo. Io utilizzo l'angelo della vita, in quanto quando appunto mi ritrovo senza divinità c'è, diciamo, questo talento che vi aiuta, perché cliccando appunto il tab, tenendolo premuto, voi diventate, diciamo, di colore giallo e potete curare, diciamo, all'infinito per un tot di secondi. Ora, ragazzi, andiamo a fare il test sul manichino. Ragazzi, andiamo a fare il test sul manichino. E allora, quindi, ragazzi, come mosse dovete usare all'inizio, dovreste usare la benedizione della luce, la dovete usare quasi sempre perché aumenta l'efficacia del prossimo incantesimo di guarigione al 10%. Quindi voi prima di sparare qualsiasi cura dovete fare così: mettervi questa, diciamo, questa è parola curativa, mettervi questo, diciamo, cerchio in testa in modo tale che aumenta il 10% le cure in uscita. Dopodiché io faccio questa rotazione qui: 1 benedizione,
poi faccio esaltazione, parola curativa, che guarisce tutti per un tot di secondi. Per quei secondi, ragazzi, vi ho fatto vedere. Inoltre, dopo aver fatto questa mossa, appunto, non è necessario che voi spammiate di nuovo parola curativa, perché la parola curativa dura un tot di secondi. Quindi cosa fate? Aspettate giustamente che l'esaltazione la potete rispammare di nuovo, benedizione, e andate con parola curativa. Come potete vedere, l'esaltazione, quando finirà l'esaltazione, finirà la parola curativa, quindi non avete problemi, diciamo, lo capirete subito quando è il momento di usare la parola curativa. Avete visto? E adesso la rifaccio, e questa, diciamo, è una delle rotazioni più facili. Poi quando non ce la fate solo con parola curativa, utilizzate sempre la benedizione e andate col bastione. Sempre benedizione, bastione. Come vedete, la parola curativa è sempre attiva, quindi quando finirà, quando vedete qua l'esaltazione o il bagliore, quello che volete utilizzare, poi di nuovo fate così, benedizione, e andate di parola curativa. Bene, un'altra, ragazzi, meccanica di base del chierico è, insomma, il guadagno puntiazione. Intanto vi faccio vedere quali sono, diciamo, le statistiche da tenere in considerazione per il chierico, insomma, l'healer. Dovete tenere in considerazione il potere, il colpo critico, la severità critica, il forte, la guarigione in uscita e il guadagno puntiazione. Quindi nel momento in cui voi avete il 90% di tutte queste statistiche, potere, colpo critico, severità critica, forte, guarigione in uscita, ragazzi, potete, insomma, capire che siete a buon punto, siete praticamente endgame, quindi state facendo giusto il chierico, l'healer, insomma. Quindi, ragazzi, una delle meccaniche fondamentali del chierico, ragazzi, è, grazie a luce diffusiva e il tab, l'utilizzo del tab, ragazzi, è l'accumulo, appunto, dei punti azione necessari per spammare la giornaliera e quindi per curare il gruppo. Ora, più riuscirete ad accumulare, più velocemente farete e più riuscirete a spammare la mossa giornaliera per curare i vostri, diciamo, alleati e non farli morire. Quindi, usando la combinazione di tab più luce diffusiva, ragazzi, utilizzate la vostra giornaliera spammandola e quindi riuscirete tranquillamente a curare i vostri amici e alleati. Un'altra, ragazzi, meccanica del chierico fondamentale, secondo me, è appunto questo talento, Angelo della Vita, che grazie appunto all'incalanare del tab, ragazzi, come potete vedere, io sto caricando, guardate, come potete vedere, io in basso sotto c'è scritto lancio incantesimo, sto incalanando appunto col tab. Vedete che sono diventato giallo. Ora, se vedete la barra sinistra dove ci sono le cure, diciamo, la mia divinità non scende mai. Questo è dato grazie a quel talento, quindi ragazzi, nel momento in cui voi non avete divinità, utilizzate il tab, incalanate la divinità nel tempo e poi diventate gialli, vi conferisce questo effetto e potete guarire i vostri alleati tranquillamente per un tot di secondi e quindi riuscirete a spammare cure infinite, considerando anche che vi ricaricherà un tot di divinità. Bene, ragazzi, prima di salutarci voglio farvi vedere le mie statistiche nel momento in cui entro in combattimento e sono, diciamo, vicino al gruppo, perché appunto le statistiche dei miei pezzi si attivano nel momento in cui sono in combattimento, quindi se danneggio oppure curo, se curo un alleato e tutte, diciamo, statistiche, anche questo. Quando attivo un potere incontro mi dà il critico, quindi nel momento in cui sono vicino agli alleati le mie statistiche ovviamente aumentano. Queste statistiche che vedete, ragazzi, sono statistiche, diciamo, da fermo, senza entrare in combattimento, e quindi adesso vi farò vedere nel momento in cui entro in combattimento. Prima di far ciò, però, vi faccio vedere che non ho alcun tipo di buff né alcun tipo di pozione, quindi come potete vedere adesso proverò a curare qualcuno in zona per farvi vedere le mie statistiche nel momento in cui entro in combattimento. Bene, ragazzi, mi sono spostato vicino ad alcuni giocatori, ora non vi farò vedere il nome, sono vicino a me, quindi adesso proverò utilizzando il mio potere incontro e vi farò vedere quanto saliranno le mie statistiche. Adesso, come potete vedere, le mie statistiche si aggirano 72, 57, 66. Le mie statistiche su per giù sono queste, quindi
Adesso proverò, senza ovviamente utilizzare alcun tipo di buff o pozione, vi farò vedere a quanto arrivo. 1, 2 e 3. Perfetto. Come potete vedere arrivo a 80 di potere, ho visto un 74 di critico, 74 e 3 di severità critica e un 90% di guarigione uscita perché mi si è attivato il rinvigorisci, ovvero quando guarisci gli altri aumenta la guarigione uscita del tuo compagno e della tua fino a 7,5. Quindi nel momento in cui io curo, il mio buff insomma di guarigione uscita aumenta di 7,5. Quindi grazie a quel buff, ragazzi, sono riuscito tranquillamente a superare l'88% che ero fisso grazie all'anello e arrivare al 90%. Bene ragazzi, prima di parlarvi dei doni vi consiglio ampiamente di andare nelle cavalcature e di usare tutti i predominio per quanto riguarda appunto questi set di emblema che vi ho fatto vedere, di utilizzare appunto come luminosi e come emblemi della mezzaluna la brutalità, in quanto vi passa potere e severità critica, invece il predominio vi passa potere e forte. Ora, il forte vi serve per una questione di rigenerazione della divinità e severità critica, invece il potere vi serve comunque perché giustamente, come potete vedere, come avete visto, non riesco ancora a capparlo. Però, avendo appunto questi emblemi al massimo, credo proprio di riuscire a capparlo. Poi ovviamente dovrò ancora maxare questi collari, quindi ancora c'è tanto lavoro da fare. Invece ragazzi, parlando dei doni, ovviamente utilizzate tutte quelle statistiche che vi ho detto prima che vi serviranno, quindi cercate di portare su il potere, il critico, la vita, la severità critica e tutte quelle statistiche che vi servono, quindi potete anche tranquillamente copiare come ho fatto io, che ho fatto appunto le cose migliori che ci possono fare per il chierico. Come livello 5 scegliete Tocco Benedetto che vi dà la guarigione effettuata del 4% e guadagno puntuazione del 4%. Come dono maestro ragazzi utilizzate vantaggio Benedetto che quando guarite almeno 10% della salute del bersaglio, ovvero degli alleati, vi applica guarigione nel tempo al bersaglio per 2% dei punti ferita massimi, quindi vi aiuta con la guarigione. Poi vi aggiunge il 2% di potere in più e vi riduce le ricariche dell'abilità del 5%. Quindi come potete vedere questi doni li dovete usare. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare mi piace, condividere e iscrivervi al canale. Inoltre se qualcosa non vi è chiaro ragazzi, scrivetemi nei commenti ragazzi che vi aiuterò. Bene, ci vediamo alla prossima ragazzi.